Ci sono viaggi che non nascono per caso. A volte senti solo il bisogno di staccare, di respirare un'aria diversa, di lasciarti alle spalle il rumore di tutti i giorni. E così, chilometro dopo chilometro, l'autostrada diventa una specie di ponte, un passaggio tra ciò che conosci e ciò che ancora non hai visto. Oggi il mio viaggio mi porta verso Bihač, una piccola città immersa nella natura, dove l'acqua scorre limpida e i boschi sembrano abbracciarti. Non è la Bosnia delle grandi città o dei percorsi turistici, è una Bosnia più silenziosa, più autentica, fatta di fiumi turchesi, cascate nascoste e sentieri che ti fanno sentire parte del paesaggio. Mentre la strada scorre veloce sotto le ruote, mi accorgo che questo viaggio non è solo una destinazione, è un modo per ritrovare un ritmo più lento, per guardare fuori dal finestrino e ricordarmi che il mondo è molto più grande delle nostre giornate frenetiche. Bihač è un posto che non ti chiama con il rumore, ma con la calma. E forse è proprio questo che cercavo, un luogo dove la natura parla piano, ma arriva dritta al cuore. Quindi vi porto con me, in questo percorso semplice ma pieno di significato, perché a volte basta un viaggio così, senza pretese, per ricordarci quanto può essere bello perdersi un po' e ritrovarsi in mezzo alla natura. Buongiorno a tutti cari amici e ben ritrovati nel mio canale del Giramondo dei Fornelli. Come ben potete vedere non ci troviamo nella mia cucina, ma oggi vi porto a visitare la città di Bihač, una perla della Bosnia-Erzegovina, una piccola cittadina contornata da natura meravigliosa e da fiumi e cascate spettacolari. Continuate a vedere il mio video, non perdetevelo perché scoprirete cose meravigliose. Il primo luogo che ci ha incuriosito in questa piccola città è la Torre del Capitano, un'antica struttura medievale che in passato serviva anche come prigione. Nel giardino si notano pietre consumate e frammenti di un sarcofago, piccole tracce di un passato che resiste. Una piantina tridimensionale ricostruisce la città medievale con le sue mura e le sue torri. Quadri e reperti che completano il racconto. Poi appare un salottino in stile ottomano, con tappeti e colori caldi, un angolo intimo che sembra sospeso nel tempo. L'ultima sala espone quadri e un'antica macchina stampatrice, memorie di storie che non volevano andare perdute. Il centro di Bihač ha un fascino semplice, quasi timido. Le prime immagini mostrano una cittadina tranquilla, con un traffico leggero e un movimento pacato, tipico dei piccoli centri di confine. La strada principale è il cuore della vita quotidiana, locali con i tavolini all'aperto, piccole botteghe, vetrine che si alternano a edifici moderni e dettagli più antichi. La gente del posto passeggia senza fretta, si ferma a parlare, osserva ciò che accade intorno. È un centro raccolto dove ogni passo ti fa entrare un po' più nell'atmosfera della città. Mano a mano che si avanza, la prospettiva si allunga e la via sembra quasi guidarti verso un unico punto, la moschea di Fethiye. La sua sagoma chiara ed elegante domina il fondo della strada quasi come un faro silenzioso. Questa è la moschea più antica di Bihač, risale al 1400, ma anticamente era la chiesa di Sant'Antonio, in quanto nel 1266 i monaci benedettini si stabilirono qua, fondarono un monastero e innalzarono questa chiesa dal primo stile gotico. Poi nel 1590, quando gli ottomani invasero questa zona, la modificarono in moschea. Purtroppo la moschea è chiusa e si può ammirare solo dall'esterno. Queste sono ogni tanto le sorpresine che si incontrano in alcune moschee o in alcune chiese. Abbiamo appena chiesto informazioni perché la moschea è chiusa, praticamente non sono permesse le visite ai turisti. Apre solamente all'una per la preghiera per i fedeli, ma ai turisti purtroppo non sono permesse le visite. Pazienza. Questo è un piccolo mercato locale della cittadina di Bihač, ma è proprio piccolissimo. Poca roba. Dobre dan. Ai fichi. C'è qualche prodotto locale. Le rape, i pomodori.
Tutta naturalmente, tutta roba locale, tutta roba buona. Cosa? Tutta roba locale e buona, anche il miele. Producono anche il miele. Guarda qua che belle zucche. Fagioli. Questo che cos'è? Questo è il bulgur. Ayva. Yes. This? Bulgur? Bulgur? Yes. Bulgur. Ah, questo è il bulgur. And this? Trhana, Trahana. soup. Soup. Dal centro cittadino ci spostiamo verso le zone naturalistiche che circondano Bihać. Qui il protagonista assoluto è il fiume Una, con i suoi corsi d'acqua limpidi, le rapide, i riflessi turchesi che cambiano con la luce. Basta allontanarsi di poco per ritrovarsi davanti a scorci incredibili, ponticelli, rive tranquille, piccoli salti d'acqua che sembrano dipinti. La natura qui non è selvaggia, è armoniosa, un equilibrio perfetto tra acqua e silenzio. Stiamo attraversando uno dei due ponti principali della città di Bihać e questo che vedete è il fiume Una, che è il fiume più importante che attraversa la città di Bihać. È un corso d'acqua che nasce dalla Croazia, attraversa gran parte della Bosnia e Erzegovina e per un lungo tratto funge anche da confine tra i due stati. Queste papere sono merendivore, vero Sì, vero, Antonello? sono merendivore, come ormai tutti gli animali che l'uomo cerca di avvicinare. Basta che gli dai un po' di cibo, come avete visto si sono avvicinati in volta. Questo che vedete alle mie spalle è un'antica chiusa dell'affluente del fiume Una che attraversa la città e il parco della città ed è, pensate che è ancora funzionante. Qua ci sono tutte le manovelle per attivare la discesa della paratia. Qui a Bihać ci sono un sacco di cani randagi, ma sono cani controllati dal comune, infatti tutti hanno nell'orecchio una targhettina di controllo con un codice. Oggi, come primo giorno a Bihać, vi abbiamo portato in una chicca di posto. Sono le cascate di Lovolo, mi sono dimenticata il nome. Sono le cascate di Lovolo, si trovano a pochi chilometri fuori dalla cittadina di Bihać e sono una cosa meravigliosa, veramente splendida. Ora ve le facciamo vedere. Le piccole cascate, conosciute localmente come cascate di Lovolo, fanno parte del sistema fluviale dell'Una, uno dei corsi d'acqua più limpidi e spettacolari della Bosnia. Qui il fiume, dopo aver attraversato Bihać, rallenta e si frammenta in una serie di salti d'acqua bassi, modellati nel tempo dall'erosione della roccia calcarea e dai depositi di tufo, un fenomeno tipico dell'intera valle dell'Una. Il suono è un mormorio continuo, morbido, che ti avvolge senza invadere. Qui tutto sembra in equilibrio, l'acqua che danza, l'aria fresca che arriva dal fiume, il silenzio che riempie gli spazi tra un salto e l'altro. Non è una cascata imponente, è una cascata intima che emoziona proprio per la sua semplicità.
Ci siamo seduti in questo bar della location che è bellissimo. Abbiamo ordinato 2 caffè bosniaci, vedete, cotti nel classico pentolino tipo quello turco, ed è accompagnato da questi dolcetti, sono dei locum, sono dei dolcetti di gelatina con lo zucchero. Ci hanno portato penso che sia della panna liquida, e poi abbiamo ordinato una bella fetta di dolce torta di mele. Adesso vediamo com'è questo caffè turco. Si versa qua nella tazzina. Si lascia un po' depositare la polvere del caffè, perché sennò te la ritrovi tutta in bocca, e poi se uno vuole ci mette la pannina, ma è meglio gustarselo così al naturale. È buono, buono. Questo caffè turco l'abbiamo pagato 2 euro e 2,50 € la fetta di torta. I prezzi sono abbastanza nella media qui per i prezzi bosniaci. Buonissima. Buona? Si sente anche il gusto della mela. Dentro cosa c'è secondo te? Ci sono le nocciole, No, della frutta secca? No, c'è solo delle mele, frutta secca no, e del miele. Ciao! Qua in mezzo alla pianta stavano riposando. Ah no, sono 2. Sì, Sono 2 gattini, stanno riposando 2 gattini in mezzo alla pianta. Ma sono così carini. E questa è la mamma. Buongiorno, oggi secondo giorno a Biac. Siamo diretti alle cascate di Strabachi, sono le cascate più importanti che ci sono qui a Biac. E sono immerse nel parco nazionale del fiume Una. Adesso andiamo a scoprire queste meravigliose cascate, dove fanno tra l'altro anche del rafting. Sono molto belle, andiamo a scoprirle insieme. Sono a circa 30 km dalla città di Biac. Siamo arrivati qua al parcheggio, c'è un bel parcheggio grande dove parcheggiare e adesso c'è un trattino di strada da fare a piedi. Una bella passeggiata nel verde. Qua c'è una bella strada in salita, c'è un paesaggio che è spettacolare, veramente è una cosa pazzesca. Qui siamo nel versante bosniaco del Parco Nazionale di Una e si paga per l'ingresso un biglietto di 12 marchi bosniaci, che è l'equivalente di 6 euro a persona. Si può alternativamente andare dal versante croato e lì, a quanto abbiamo visto dalle indicazioni, non si paga nulla, però la strada non è molto buona da percorrere, è meglio venire qua dal versante bosniaco. Qua ci sono dei piccoli negozietti dove vendono
un pochettino di artigianato locale. E qui per chi vuole mangiare c'è anche il ristorante. Come potete vedere il percorso è veramente piacevole perché è tutto fatto con una pedalina di legno, tutto molto curato e tenuto molto bene, tutto pulito. Si vede che ci tengono molto a questa riserva naturale, è tenuta molto bene. Ragazzi, veramente ne è valsa la pena tutta la fatica della camminata, ma è veramente bellissimo, ne vale proprio la pena. Adesso dovremmo fare tutta la strada a ritroso in salita. Abbiamo anche le nostre amichette mucche, che belle che sono. Quella lì giù si gode il riposino. Dopo la bella camminata alle cascate ci siamo fermati a prendere un po' da mangiare, una bella birretta, la Preminger. Questo è il piattino per 2 persone che ci hanno portato. Direi che qua si mangia praticamente in 4. C'è di tutto. Ci sono zucchine grigliate, cipolle, würstel, cevapci, il pane sotto, cipolle, il krauti, cioè veramente di tutto. Per il pranzo di oggi abbiamo speso tutta quella carne che avete visto per 2 persone, ma si mangiava benissimo in 4, 2 birre, e abbiamo speso 15 euro in totale, per cui direi prezzo super. Dopo le grandi cascate a distanza di 15 km ci avviciniamo al villaggio di Martinbrod, uno dei luoghi più antichi e caratteristici della valle. Qui la natura e la vita quotidiana coinvolgono in un equilibrio che sembra immutato nel tempo. Case semplici, giardini curati, il rumore dell'acqua che accompagna ogni passo. Poco prima del villaggio appare il monastero ortodosso serbo di Ridmani, uno dei più importanti della regione. Le sue origini risalgono al XVI secolo e nonostante incendi, guerre e ricostruzioni continua a essere un punto di riferimento spirituale per la comunità locale. Le mura chiare, il campanile, il silenzio che avvolge il cortile, tutto trasmette una sensazione di pace antica, quasi sospesa. Proseguendo verso Martinbrod, il paesaggio diventa sempre più intimo. Il fiume si avvicina, si stringe, si apre in ripide e piccoli salti d'acqua che anticipano la bellezza naturale per cui questa zona è conosciuta.
È un villaggio breve, ma ricco di storia, spiritualità e natura. 3 elementi che qui si intrecciano senza sforzo, creando un'atmosfera che resta dentro. Ragazzi, ma che posti sono questi? Ma è una cosa meravigliosa qui in Bosnia, veramente. Ne vale veramente la pena. Venite a visitare Bihac e i dintorni perché sono una cosa spettacolare. Veramente, veramente bella. Buongiorno a tutti, oggi stiamo andando in un paesino chiamato Ostrozac, circa 17 km da Bihac, e andremo a visitare un castello risalente al periodo, è un castello del 1200 risalente al periodo ottomano. Il castello di Ostrozac domina la Valle d'Alluna da secoli, una fortezza medievale che nel tempo è diventato uno dei simboli più riconoscibili della regione. Le sue mura massicce, le torri e il grande cortile raccontano una storia lunga, fatta di dominazioni, ricostruzioni e cambiamenti. All'esterno, tra i prati e i camminamenti, si trova un sorprendente museo a cielo aperto, decine di sculture in pietra realizzate da artisti jugoslavi negli anni 60 e 70, un patrimonio unico che rende questo luogo ancora più particolare. Ma basta entrare per accorgersi che il castello vive anche un'altra realtà. Gli interni sono segnati dal degrado, da anni di mancata manutenzione, stanze vuote, intonaci che cadono, spazi che avrebbero un potenziale enorme e che invece sembrano dimenticati. È un vero peccato, perché la struttura ha un'anima forte, un fascino che resiste nonostante tutto. Camminare qui significa vedere la bellezza e la fragilità convivere nello stesso luogo. Un castello che meriterebbe molto di più, ma che continua comunque a emozionare. Ci siamo fermati in questo piccolo localino vicino al castello a prendere 2 caffè bosniaci e il posto è veramente carino perché ci sono tutte queste tavolini a mo' di casetta, carinissimi. Thank you, grazie. Prego. Enjoy. Thank you, grazie. Oh, caffettino bosniaco. Come al solito il caffè, come ho spiegato, viene fatta bollire l'acqua e poi successivamente viene messo il caffè dentro l'acqua bollente, a differenza del caffè turco che invece viene fatto bollire insieme alla polvere di caffè. Il paese di Ostrozac è praticamente molto molto piccolino. Oltre al castello, come attrazione principale c'è questa moschea che è veramente enorme. Adesso proviamo ad andare a vedere se è aperta.
Abbiamo ordinato, Antonello, del pesce, ma c'hanno le trote, a me la trota non piace. E purtroppo come scelte di carne hanno sempre cevapcici o pollo alla griglia, per cui è sempre quella scelta lì. Ci consoliamo con la location, che è veramente bella. Ok, sono arrivati i piatti. Antonella ha preso della trota, penso che sia arrostita cotta al forno, panata. No, sembra più fritta. Con delle patate lesse, quelle sono? Sono patate lesse. Poi abbiamo preso un'insalata di pomodoro con un formaggio tipo feta, delle patatine, e io qui dei cevapcici con il pane e la cipolla di contorno. Allora, per tutto quello che abbiamo preso abbiamo pagato 22 euro, per cui pochissimo. Stiamo per entrare in un pekara, che sono i panifici tradizionali qui in Bosnia, e dentro hanno 1000 delizie, tra cui il famoso borek, che potete trovare anche in Turchia. E adesso entriamo e vediamo che cosa c'hanno di buono. Qua hanno diversi tipi di borek, sicuramente quello alla carne e quello con le verdure, quello al formaggio. Hanno anche tantissima roba dolce, cornettini, i wustellini e il pane per hamburger. Abbiamo preso 2 pezzi di borek alla carne e questo wurstel. Abbiamo pagato all'incirca, quanto, Antonello? Sui 7 euro, sì. 3,50 euro a pezzo. Buono, friabile. La carne si sente, sì, e non è unto? No. Ah, meno male, almeno. Ok, allora è aggiudicato. Momento shopping, ci prendiamo un pochettino di prodotti locali dalla Bosnia. Qua i prezzi sono abbastanza abbordabili. Il vasetto di Ajvar, ad esempio, costa 1,35 euro. Qua hanno tutte le qualità di paprika. Questi sono dei dadi granulari, che è un bel boccione, sono quasi quanti grammi? 500 grammi, e costano 1,20 euro. Questi sono dei patè di diversi gusti, di pollo, poi c'è quello con il fegato d'oca, e costano anche molto poco, perché costano 45 centesimi. Questi sono i locum, sono dei dolcetti che si accompagnano con il caffè bosniaco o anche col caffè turco. Sono tradizionali proprio di queste zone. Qui in Bosnia hanno ancora la moneta locale, che è il marco bosniaco, e un marco bosniaco vale 0,50 centesimi di euro. Ultima sera qui a Biac stiamo andando a provare come fanno qui la pizza. Spero che sia buona, che sia economica sicuramente, ma soprattutto l'importante è che sia buona. È arrivata la pizza super grande, gigantesca. Abbiamo preso la pizza con un prosciutto locale, uovo, funghi, carne affumicata. Allora, la pizza cotta bene, sottile, e l'impasto sembra quasi briochato, non so come spiegarlo, tipo pane brioche, non proprio un pasto da pizza, però è buona, è ben condita, fatta bene, good.
Bene cari amici, da quelle ultime immagini della pizza che naturalmente non abbiamo mangiato tutta, Infatti, no, perché era veramente era tanta, veramente tanta. era per 4 persone. Noi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, mettete un like. Noi vi mandiamo un grande abbraccio e un ci grosso vediamo saluto. al prossimo video. Ciao!